detto qualche cosa in italiano. Well, it's really lovely to be here, and there's a few familiar faces. È molto bello essere qui con voi e ci sono alcuni volti familiari. So it's nice for me to see some people that I have seen before in È bello vedere delle seminars. persone che ho visto in passato e sono contenta. Or supervision or whatever. And it's also, I was saying before we officially started, I always love doing things with your Italian community. E ancora prima di iniziare voglio dire che sono molto felice di fare cose, sono sempre felice di fare cose con la comunità degli italiani. Because I find you have a way of touching my heart. E trovo che avete un modo di toccarmi il cuore. And I think the kind of warmth that I experience with your community E credo che la qualità di calore che sento con la vostra comunità is what little ones need. è quella di cui il piccolino ha bisogno. And the topic for today is looking at the little one in us and in our clients. This isn't quite the name. But E questo è infatti l'argomento di oggi, ossia guardare il piccolino che è dentro di noi e anche dentro il cliente. how can we hold that little one E come possiamo tenere in braccio quel piccolino in session work durante il nostro lavoro, nelle sessioni and also in times of crisis like what we're all going through now. e anche in tempi di crisi come quello che stiamo attraversando adesso. So before we go on to that, I was told to introduce myself a bit. Prima di iniziare a parlare di questo argomento mi presento, dico qualcosa di me. And as Paolo pointed out, we never actually know who we are. E come Paolo ha sottolineato prima, in realtà non sappiamo mai veramente chi siamo. So I could just not introduce myself. Così io davvero non potrei proprio presentarmi, But I'll say a little bit ma forse un po' sì, about who I think I am. almeno quello che io penso che sono. And so something very relevant to what we're doing today È qualcosa che è molto importante per ciò che stiamo per fare adesso. is, I'm sure some of you know, I've had a great passion for pre and perinatal psychology. Credo che sappiate che ho avuto sempre una grande passione per la psicologia pre e perinatale, For many, many years. per tantissimi anni. And, you know, I can say I was probably attracted to it because I had so much healing to do myself in that area. E credo che io sono stata attratta verso questo argomento dal fatto che avevo bisogno di guarire tanto di me, della mia infanzia. And since I can see you, maybe I can ask, does anyone relate to that? That you're attracted to your work because of the healing you need? Dal momento che riesco a vedervi, se qualcuno di voi può fare un cenno, se riconosce che anche lui o lei ha bisogno di guarire questo. Yeah. So they say we teach what we most need to learn. Right? Di solito si dice che insegniamo ciò che abbiamo bisogno di imparare. And I was introduced to pre and perinatal psychology, I realized back in 1993 or 94. Ho iniziato a studiare la psicologia pre e perinatale, credo intorno al 1993-94. When I was working on my master's degree in somatic psychotherapy, dance movement psychotherapy. Quando stavo prendendo la mia laurea in psicoterapia somatica. And as you can't work with the body without encountering pre-verbal, very early history. Non possiamo lavorare con il corpo senza incontrare delle storie che vengono dalla nostra vita preverbale e prenatale. Yeah, so our experience before birth and around the time of birth became an important aspect of what we were exploring. Così ho scoperto che il periodo prenatale e attorno alla nascita è importante da esplorare. And
was that summer actually that William Emerson, who I imagine you're familiar with, came to give a seminar. E quell'estate William Emerson, che immagino conosciate, venne a insegnarci un seminario. In case you're not familiar with William, he's a Se non pioneer in the field. Se non siete a conoscenza di William Emerson, lui è stato un pioniere nella psicologia pre-perinatale. And he works with babies and children as well as adults. E oltre che con gli adulti lavorava molto con i bambini e con i neonati. And I remember being in his seminar going, this is it. This is what I need to do. Ricordo che mentre frequentavo il suo seminario mi è arrivato proprio, ecco, questo è quello che ho bisogno di fare. And I ended up studying very intensively with William for 6 years. E ho studiato molto intensamente con William Emerson per circa 6 anni. And dove into doing a PhD in pre and perinatal psychology. E poi ho preso anche un dottorato in psicologia pre-perinatale. And I think, again, that was because I needed that structure to support me in doing the healing that I wanted and needed to do. Credo che l'ho fatto perché avevo bisogno di quella struttura che mi sostenesse per la guarigione di cui avevo bisogno. And then after 6 years working intensively with William, E poi dopo 6 anni di lavoro intenso con William, I started working with Ray Castellino, ho iniziato a lavorare con Ray Castellino, who's another pioneer in the field. che è un altro pioniere in questo campo. And I worked very intensively with Ray for 4 years. E con lui ho lavorato ancora molto intensamente per anni. So somewhere in there, I was already a craniopsychotherapist when I started all of that journey. Quando ho iniziato tutto questo viaggio ero già un'operatrice craniosacrale. But I remember it was actually because of Ray that I took the biodynamic training. Credo che sia stato grazie a Ray che ho fatto il training, la formazione di biodinamica. I had quite a few friends who were studying it, and they'd tell me what they were doing, and I would incorporate what I understood into my cranial practice. E c'erano amici che mi spiegavano come fare a incorporare quello che avevo compreso nella mia pratica craniosacrale. But to take Ray's training, he actually required that you have at least 5 days of biodynamic training. Per fare il lavoro con Castellino, la formazione con Castellino, lui richiedeva di avere fatto almeno una parte di training in craniosacrale. So to make a long story short, I ended up taking the training. La finisco qua, se no la faccio troppo lunga, invece la voglio abbreviare questa storia. And in my very first biodynamic class, I remember thinking, this is what's been missing. This is what I've been sensing. And nella mia prima classe di biodinamica mi ricordo che ho pensato, ecco, questo è quello che mi mancava, quello che volevo provare. So when my previous teachers hadn't been able to meet me in that level of perception. I miei insegnanti precedenti non erano stati capaci come dire, di incontrarmi in quel modo di percepire. So I felt like I'd come home. E quindi mi sono sentita come se fossi arrivata a casa. And I've also been very passionate about biodynamics. E quindi mi sono appassionata alla biodinamica. Which I ended up teaching and writing a book about, which I'd love to have it translated into Italian if any of you feel so inspired. E così, sorry, I lost you a bit, Cherionna, can you say again? I ended up teaching. Ho finito con l'insegnare. And writing a book. E scrivere un libro. Which I would love to have translated into Italian at some Che mi piacerebbe molto fosse tradotto in italiano. If any of you feel so inspired. Se qualcuno di voi si sente così ispirato.
sa tradurlo. Um, sorry, I got a bit distracted because my screen suddenly changed. Sì, mi sono un po' distratta perché lo schermo improvvisamente è cambiato. It's the same for us, but now it's okay like, Oh, like before. so what I wanted to say about biodynamics and pre and perinatal psychology Quello che voglio dire della biodinamica e della psicologia pre-perinatale is that biodynamics taught me to orient to the health that's always there. che la biodinamica ha iniziato a farmi orientare alla salute che è sempre presente, And I had not encountered that in the field of pre and perinatal psychology. cosa che non avevo incontrato nel campo della psicologia pre e perinatale. So that really influences how I hold the little one in me and in each of us. E questo ha influenzato nettamente il modo in cui io tengo in braccio il piccolino in me stessa e in tutti i miei clienti. And how I share material about the little one experience. E posso condividere molti argomenti sull'esperienza del piccolino. So, you know, it's not all about trauma and how terrible the trauma is. Non è tutto, il trauma non esaurisce tutto l'argomento, But there's also incredible potential in the little one. ma è vero che nel piccolino c'è anche un incredibile potenziale. Yeah. Does that make sense? Ha senso questo per voi? Great. So what I'd like to do is I do have a little PowerPoint to show you. Ora vorrei farvi vedere un po' di PowerPoint. I think what I'd like to do first is a little kind of meditation, if you'd like to Ma do that. prima vorrei fare una breve meditazione. How does that sound? Come vi sembra? I'm so happy I can see some of you. That makes it Sono interactive. molto felice che riesco a vedervi, a vedere qualcuno di voi. Great idea. Let's meditate. Grande idea, dai, meditiamo. So we're going to meditate and bring our little one into the meditation. Allora, meditiamo un po' insieme e portiamo il piccolino nella meditazione. So, and I'll explain to you how to do that. You don't have to figure it out. Non dovete immaginare voi come fare, ve lo spiego io. So let's just begin by getting comfortable, noticing how you can be comfortable. E cominciamo col metterci comodi, notando come possiamo metterci comodi. And so whatever position your body is in, what Qualunque tells you you're posizione del, comfortable? Sorry. qualunque posizione del corpo che vi faccia sentire comodi. What tells you you're comfortable or not? Che cosa vi dice se siete comodi oppure no? So what sensations are informing you as you're moving or not moving? Quali sensazioni vi informano che siete comodi o no? You know, we're always being informed by sensations. Noi sempre siamo informati dalle sensazioni, But we don't always pay attention to them. ma spesso non prestiamo attenzione, non sappiamo prestare attenzione a queste informazioni che ci arrivano. And noticing what speaks to you of settling. E notate che cosa vi dice che vi state assestando. And what supports you in settling just a bit more. E che cosa vi può supportare nell'assestarvi ancora di più. And perhaps it's your breath. Magari è il vostro respiro, Perhaps it's a sense of ground, your relationship with gravity. oppure può essere il senso della gravità, del vostro essere radicati. And feeling your feet, your seat. Sentendo i piedi, sentendo gli ischi seduti sulla sedia.
Perhaps there's a sense of gratitude or appreciation. O forse c'è anche un senso di gratitudine o di apprezzamento. What's at least one thing you can feel grateful for or appreciate in this moment? C'è almeno una cosa che in questo momento potete apprezzare e per la quale potete essere grati. Notice what happens in your body when you orient to gratitude or appreciation. E notate che cosa accade nel vostro corpo quando vi orientate all'apprezzamento e alla gratitudine. And perhaps there's some other resource that supports you in being able to rest and settle. O forse ci sono altre risorse che vi supportano e vi rendono capaci di assestarvi e riposare. So what supports you? Che cosa vi sostiene? What speaks to you of wellness? Che cosa vi parla di benessere? What tells you you're safe, you're okay just now? Che cosa vi dice sei al sicuro, sei a posto adesso? And as we settle a bit more together, E ci assistiamo ancora un po' di più insieme. you may begin to have a sense of settling into a holistic shift. E potreste in questo momento sentire che vi state assestando nel cambiamento olistico. So a sense of wholeness. How much of the whole of you can you be aware of? Un senso di interezza, di quanto potete essere consapevoli di essere interi. Perhaps a sense of primary respiration. O forse c'è anche un senso della respirazione primaria. You may have a sense of your fluid body or fluid field. Potreste avere un senso del vostro corpo fluido, del campo fluido. And that includes the fluids in your physical body, E questo include i fluidi all'interno del corpo fisico and also an energetic field extending around your physical body. e anche di un campo energetico che si estende intorno al vostro corpo fisico, Relating to the fluid tide or mid tide. che si connette alla respirazione, alla marea fluida. There may be some sense of midline. Magari c'è un senso della linea mediana, There may be some sense of potency, the embodied life force. o anche un senso della potenza come forza vitale incarnata. Perhaps a sense of it building, filling, rising up the midline. Un senso di questa potenza che riempie la linea mediana e sale attraverso la linea mediana, Filling every cell in the body riempie ogni cellula del corpo in inhalation nell'inspirazione and a settling back down and in towards midline in exhalation. e poi nell'espirazione recede e torna indietro verso la linea mediana e verso il basso. Is it possible to rest in that fluid body,
fluid tide. E vedete se è possibile restare in questo corpo fluido, in questa marea fluida. If you let your awareness widen further, Lasciando che la consapevolezza si espanda ancora di più. there may also be a sense of that vast field of long tide. Forse a incontrare un senso del più vasto campo della marea lunga. There may be a sense of streaming out towards the horizon. Con un senso di qualcosa che scorre verso l'orizzonte, In inhalation, nella ispirazione, and a streaming back towards midline in exhalation. e nell'espirazione scorre di ritorno verso la linea mediana. So we have our physical body suspended within the fluid, suspended within that vast field of long tide. E quindi abbiamo il nostro corpo fisico sospeso nei fluidi e tutto questo è sospeso in questo vasto campo della marea lunga. I'd like to invite you to consider the little one that you were. Ora voglio che prendiate in considerazione il piccolino che siete stati And imagine that you can hold that little one. e immaginare che potete tenere in braccio questo piccolino. See how it's comfortable. I like to put my little one in my lap. She likes to sit there. Vedete com'è comodo per voi. A me piace tenere la mia piccolina in grembo, anche a lei piace. You might want to put your little one in your heart. Potete tenere il vostro piccolino nel cuore. See what feels good to you and your little one. Vedete com'è meglio per voi, come funziona bene per voi tenere il vostro piccolino. So that you and your little one are being held. Così che voi e il vostro piccolino siete tenuti Within fields, within fields, within fields of support. in questi campi, dentro campi di supporto. So little one is held within your physical body. Così il piccolino è tenuto in braccio nel corpo fisico, Which is suspended within the fluid field. che è sospeso nel campo fluido, Which is suspended within that vast, sparkly field of long tide. che è sospeso nel grande campo della marea lunga. And all suspended within a ground of dynamic stillness. E tutto questo è sospeso nel campo della quiete dinamica. Notice how it is just to be with your little one within these fields. E proprio semplicemente sentire com'è stare con il vostro piccolino all'interno di questi campi. And if it feels good to you, feel free to continue holding your little one through this whole talk. E se questo vi fa piacere, sentitevi liberi di continuare a tenere in braccio il vostro piccolino durante tutta la conversazione che avremo.
And we're going to come back together in a moment. Tra un momento torneremo tutti insieme, Just taking a little time to let your body move and stretch any way that feels good to you. prendendovi un pochino di tempo per lasciare che il corpo si stiri, si muova, come vi sentite meglio. And then gently, as you're able, letting your eyes open if they're closed. E quando vi sentite pronti, lasciate che gli occhi si aprano, se erano chiusi, And let yourself look around the room that you're in. e permettetevi di guardarvi attorno nella stanza in cui vi trovate, Really noticing where you are now. osservando dove siete adesso. You might want to let your little one know. Forse volete farlo sapere al piccolino. Look, this is where we live now. Potete dirgli, vedi, qui è dove viviamo adesso. If you have any favorite things in the room, you might want to point them out to your little one. Se avete qualche oggetto che vi piace particolarmente nella stanza, potrete indicarglielo al piccolino, So little one can be included. così che il piccolino si senta incluso. And I'm curious as we come back together, how that was for you. Sono curiosa nel momento in cui ora ci ritroviamo tutti insieme di come è stato per voi. We don't have time for a lot of comments, but maybe a thumbs up or Non medium. abbiamo il tempo per gran commenti, ma magari un pollice su o un pollice giù. Right, I see a few thumbs up. Vedo un po' di pollici su. Great. So, would you like to see some images and hear some information? Vi piacerebbe adesso vedere alcune immagini e sentirmi parlare, sentirmi dare alcune informazioni? Great. So, I am going to share my screen. Ora condivido lo schermo. So, can you see the image? Potete vedere le immagini? Yes, we can, Cherionna. Yes, we can. Great, thanks. So this is called Holding Your Inner Little One in Session Work and Times of Crisis. E questo è il titolo della nostra conversazione, tenere in braccio il nostro piccolino nel lavoro di sessioni e in tempo di crisi. And of course, you can hold your little one anytime. Ma certo potete tenere il vostro piccolino in qualsiasi momento. Like we just did. Like we just did. There's a voice in the background. Does someone need to mute themselves? I don't get you because there was some noises in the background. Can you repeat, please? Yeah. So you can hold your little one at any time, like we just did. Okay. Potete tenere il vostro piccolino in qualsiasi momento, come abbiamo appena fatto. But we're also going to look at more specific situations. Ora andremo però a vedere alcune situazioni più specifiche. So, first of all, who or what is your little one? Prima di tutto, chi o che cosa è il tuo piccolino? So, the little one you once were. Il piccolino che sei stato una volta. So that little one that you were continues to influence how you experience and perceive your life. Il piccolino che sei stato una volta continua a influenzare il modo in cui tu vivi e percepisci la tua vita. How you perceive yourself and other people. Come percepisci te stesso e gli altri. So depending on what your experience was back then. Quindi in base a come è stata la tua esperienza allora, the little one holds unresolved trauma, fears,
emotions, and perceptions from back then. Da allora il piccolino trattiene traumi non risolti, paure, emozioni, percezioni. But the little one also carries an unlived potential. Il piccolino però porta con sé anche del potenziale non ancora vissuto. So I like to think about our original potential. E a me piace pensare che quello è il nostro potenziale originale. You know, if you think back to the original zygote, the unicellular organism that we were, Se pensiamo allo zigote, ossia all'organismo unicellulare che siamo stati, it's a relatively simple body, it's one cell, è un corpo relativamente semplice formato da una sola cellula, but it has incredible potential, ma ha un potenziale incredibile you know, to develop into a complex body like ours, di svilupparsi in un corpo complesso come quello che abbiamo ora and to, you know, develop into someone who interacts with life the way we do. e qualcuno anche un potenziale che ci permette di diventare qualcuno che interagisce con la vita, così come stiamo facendo. But due to conditions in life, our potential may not be fully realized. Ma a causa dei condizionamenti che abbiamo incontrato nella vita, il nostro potenziale potrebbe non essere pienamente realizzato. But we can come back to it. Ma possiamo tornarci. As we heal our wounding from back then, we reconnect with the potential. Via via che guariamo le ferite di quel periodo, possiamo tornare al nostro potenziale. Part of how I think of that is in relation to potency. Una parte del modo in cui io penso a questo è collegata alla potenza. So potency is something we know well in biodynamics. In biodinamica noi conosciamo bene la potenza. And it's the embodied life force, if you will. Se volete la possiamo chiamare anche forza vitale incarnata. So as the breath of life steps down from long tide to fluid tide, Così come il respiro della vita passa dalla marea lunga alla marea fluida, there's a process of embodiment. Fluid tide and fluid body is more embodied than long tide. è accompagnato da un processo di incarnazione. Il corpo fluido, la marea fluida sono più incarnati della marea lunga. And in the fluid body, the fluid field, we find the potency, embodied life force. E troviamo la potenza come potenza vitale incarnata nel corpo fluido. And I learned from Franklin not that long ago that, E, that potency has three functions. e da Franklin, non molto tempo fa, ho imparato che la potenza ha tre funzioni. So it's just a few years ago he began talking about the three functions of potency. E lui ha iniziato alcuni anni fa a parlare delle tre funzioni della potenza. So one of them is organizational. Una di queste è l'organizzazione. So potency guides the formation of our body when we're little embryos in the womb. Quando siamo degli embrioni, dei piccoli embrioni nell'utero, la potenza guida la formazione del nostro corpo. And continues to guide our formation throughout life. E continua a guidare la nostra formazione attraverso tutta la vita. And it also has a protective function. Inoltre ha una funzione protettiva. So if we meet difficult conditions, potency coalesces to protect. Perciò quando incontriamo delle condizioni difficili, la potenza si addensa per proteggerci. And it stays in that protective
function, e rimane in quella funzione it, protettiva it can stay there for a very long time anche per tempi molto lunghi, until the conditions are right for healing to happen. fino a che i condizionamenti sono pronti perché accada una guarigione. And in our work, that happens within a safe relational field. Nel nostro lavoro questo succede quando siamo in un campo relazionale ispirato alla sicurezza. When the client experiences safety, Quando il cliente sente la sicurezza, they can settle under various activations, possono assestarsi le loro aree di attivazione and the potency can begin to shift from its protective function to a healing function. allora la potenza addensata lì può iniziare a passare dalla funzione di protezione a quella di guarigione. So then the potential, the original potential that's been held or blocked, can begin to express. E quindi il potenziale originale che era stato trattenuto lì, o si potrebbe dire bloccato, può cominciare ad esprimersi. So our inner little one carries that unlived potential. E quindi il nostro piccolino porta con sé quel potenziale non vissuto. So as we get to know the little one, we get to know not only the trauma, but also the potential. Quindi quando iniziamo a conoscere il nostro piccolino, non conosciamo soltanto il trauma, ma anche quel potenziale. So it can be useful in working with ourselves and even working with clients to ask some of these questions. È utile, lavorando con se stessi o anche lavorando con un cliente, farsi queste domande, porre queste domande. And, if you're still holding your little one from our meditation, Se dalla meditazione che abbiamo fatto prima state ancora tenendo in braccio il vostro piccolino, you might just take a moment to consider, how do you sense your little one? prendetevi un momento per considerare questa domanda. Come senti il tuo piccolino? Does the little one feel relaxed and safe and happy? Il piccolino si sente rilassato, si sente felice, si sente al sicuro? Do they seem afraid? Are they very quiet? Ti sembra che abbia paura oppure è tranquillo? Maybe they're having a tantrum, they're angry. Oppure stanno richiedendo la tua attenzione perché sono arrabbiati? Often when people first start getting to know the little one, Le prime volte, spesso quando le persone contattano il loro piccolino, they find the little one is tentative. trovano che il loro piccolino è, sorry, I didn't get to the last word. Tentative, like uncertain. Lo trovano come insicuro, incerto. Yeah, so they need to get to know you so they can trust you. Perché il piccolino deve prima conoscerti per potersi fidare di te. So just noticing, how do you sense your inner little one? E quindi la domanda è: come senti il tuo piccolino? And do you have a sense that there's anything he or she wants to express or communicate to you? Un'altra domanda è: hai la sensazione che voglia comunicare qualcosa o esprimere qualcosa a te? What does he or she need? E di che cosa ha bisogno lui o lei? And in that you aren't the little one. The little one is part of you.
tu non sei il piccolino è parte di te. You're a very functional adult who's managed to get on a Zoom meeting. Tu sei un adulto capace di funzionare molto bene, tant'è che sei a un meeting su Zoom. Is there anything you as an adult would want to offer the little one? Allora la domanda è: c'è qualcosa che tu come adulto vorresti offrire al piccolino o alla piccolina? And can you do that? Puoi farlo? So that's something you might want to investigate. Sì. I find myself doing this a lot with clients. Questo è qualcosa su cui puoi fare un po' di ricerca, è una cosa che io faccio molto con i clienti. It's useful to do it with ourselves first before trying to do it with a client. Ovviamente prima di farlo con i clienti è utile farlo con se stessi. So it's also very useful to do in these very strange times we find ourselves in. È utilissimo anche da fare in questi momenti, in questi tempi così difficili che stiamo vivendo. So resonating with little one material in times of crisis. È importante quindi risuonare con i contenuti emozionali del piccolino in tempi di crisi. And this is something I've been thinking about a lot as we've been going through this pandemic. Mentre stavamo attraversando la pandemia, è qualcosa a cui ho pensato tanto. It seems to me that the way people react to the situation Mi sembra che il modo in cui le persone hanno reagito alla situazione it probably relates to what they experienced very early on. probabilmente ha qualche collegamento con le esperienze che hanno fatto, le esperienze precoci che hanno fatto. So I know in Italy you're out of lockdown now. So che in Italia ora siete fuori dal lockdown. And in England we're just coming out. In Inghilterra stiamo appena uscendo. Do you think about what it was like in lockdown? Pensate a come era essere nel lockdown. You know, you're in a confined space. Eravamo in uno spazio ristretto, confinati in uno spazio ristretto. You probably aren't able to interact with too many people. Probabilmente impossibilitati a interagire con le persone, con altre persone. And outside of the space that you're restricted to, there's all kinds of strange things happening. E al di fuori dello spazio in cui eravate confinati succedevano un sacco di cose strane. Do you see how that could resonate with the experience in the womb? Vedete come questo risuona o potrebbe risuonare con l'esperienza di essere nell'utero? So, you know, the womb is also a constricted space. Anche l'utero è uno spazio ristretto. And sometimes the womb is incredibly or extremely comfortable and nourishing. A volte è estremamente nutriente e comodo, But it can also be an environment that isn't as nourishing as it needs to be. ma anche può essere in alcuni casi uno spazio non così nutriente come dovrebbe. Which relates a lot to the mother's experience. E questo ha molto a che fare con l'esperienza della madre. So, what was the environment like when you were in the womb? Quindi com'era l'ambiente in cui eri quando eri nell'utero? What was your mother's holding field like? Com'era il campo in cui tua madre ti teneva? So, did she experience safety and support from her holding field? Lei riceveva
un senso di sicurezza e di sostegno dal suo ambiente, Or did she experience threat or fear? o invece faceva esperienza di paura e di sentirsi minacciata. So the little one in the womb is preparing to enter into the mother's world. Perciò il piccolino si prepara a entrare nel mondo della madre, It responds to her experience. risponde all'esperienza che lei ha. So we know that when pregnant women experience extreme or ongoing stress, Sappiamo che quando le donne incinte fanno esperienza di uno stress terribile oppure anche continuo, her little one prepares for a stressful world. il piccolino dentro di lei si prepara per incontrare un mondo stressante. And that affects their levels of cortisol, their brain development, etc. E questo ha effetto sui livelli di cortisolo del piccolino, sullo sviluppo del suo cervello e altro. So people in the pandemic have very different reactions and responses. E nella pandemia le persone hanno avuto molte diverse reazioni e diverse risposte. People I talk to really enjoy the chance to be relatively quiet and not have a lot of people around. Ci sono persone con cui ho parlato che mi hanno riferito di essere stati a loro agio, di essersela goduta questa fase in cui non dovevano interagire molto con gli altri. Well, others are just going crazy, not being able to go out and be active. Mentre altri stavano uscendo pazzi per il fatto di non poter andare fuori ed essere attivi come al solito. And people are missing their friends. Persone a cui mancavano i loro amici. And some people are just paralyzed by the fear they have of this virus. E alcuni erano addirittura proprio paralizzati dalla paura del virus. So I suspect that the way people react to the situation relates to their early experience. E quindi ho il sospetto che il modo in cui le persone hanno reagito a quella situazione della pandemia avesse a che fare con le loro esperienze precoci in utero. So in this current crisis, are you in love or in fear? Quindi la domanda è, in questa crisi che abbiamo attraversato, sei in amore o in paura? Do you perceive safety or threat? La tua percezione è di essere al sicuro o ti senti minacciato? And how supported do you feel? E quanto supporto senti? And that all might relate to how supported and safe your mother felt when you were in the womb. E tutto questo può avere a che fare con quanto al sicuro e supportata si fosse sentita tua madre quando tu eri nel suo grembo. So we support our little one by orienting to safety and support. Quindi teniamo il piccolino orientandoci alla sicurezza e al sentirci sostenuti, supportati. So remember that little ones are dependent on their caregivers for regulation. They can't self-regulate. Ricordiamoci che il piccolino dipende dalle persone che si prendono cura di lui o di lei per la regolazione, perché loro non possono autoregolarsi. So someone who is in a little one state will also have trouble self-regulating. Perciò qualcuno che è nello stato del piccolino non può riuscire o ha difficoltà a riuscire ad autoregolarsi.
So how can we help our inner little one to regulate? Quindi com'è che possiamo aiutare il nostro piccolino interiore ad autoregolarsi? One of the most helpful things we can do is to differentiate between then and now. Una delle cose più importanti che possiamo fare è differenziare tra allora e adesso. So back then, I was too little to protect myself. Questo vuol dire riconoscere che allora ero troppo piccolo per potermi autoregolare. I was completely dependent on my mother or other caregivers. Ero completamente dipendente da mia madre o da chi si prendeva cura di me. But now I can remember my current age. Ma adesso io posso ricordarmi di che età ho adesso, di quanti anni ho ora. So I did this recently. I work with this a lot with people. Actually, assuming your current age, I got from Ray Castellino. Questa cosa la uso spesso nel lavoro che mi viene da Ray Castellino, di invitare i clienti a riconoscere l'età che hanno in quel momento. And I was with someone recently who was really stuck in a little one state. Di recente ho lavorato con una persona che era veramente bloccata in quello stato di prima infanzia Was having a very hard time. e stava attraversando un momento molto difficile So I said to her, "So what's your current age?" e gli ho chiesto quanti anni hai adesso? And she said, "In utero." Sorry, she said? In utero. Ah. E lei ha risposto, sono nell'utero. So I was like, "Oh, okay. So this is how you felt when you were in utero." E io le ho detto, ok, questo è come ti sei sentita quando eri in utero, But what's your current age, like now, here and now? ma che età hai, quanti anni hai adesso, ora? And she said, "Oh, I'm 48." E lei ha detto, ho 48 anni. And everything completely changed for her. E tutto è cambiato immediatamente per lei. She started to have more color in her face. Le è tornato colore sulla faccia, She was more animated. si è rianimata She wasn't worried about the issue anymore. e non era più per niente preoccupata per la situazione in cui si trovava. And she said, "Oh, this is something I could do for myself, isn't it?" E lei ha detto, questa è una cosa che posso fare per me stessa, no? And I was like, "Yes." E io le ho detto, ma sì, It can make such a huge difference. So assuming your current age. può fare davvero una grande differenza ricordare, riconoscere quanti anni hai adesso. So it can also be helpful to orient to resource support. Può essere di aiuto anche orientarsi alle risorse. And we did this in the meditation, really. We oriented to fields within fields within fields of support. E poi c'è quest'altra cosa che abbiamo fatto nella meditazione, portarci a campi dentro campi che tutti ci sostengono. So little one may feel very alone and be frightened because of that. Il piccolino può sentirsi molto solo e spaventato per questo. But if we remember all the fields of support around us, Ma se noi ci ricordiamo di tutti questi campi che sono intorno a noi a sostenerci, we're not exactly alone. non siamo più proprio completamente soli. You know, so the little one hopefully can feel you holding them. E il piccolino può
primavera che il piccolino possa sentire che lo stai tenendo in braccio and have a sense of that fluid field in the field of long tide, dynamic stillness. e avere il senso del campo fluido contenuto nel campo della marea lunga, contenuti nel campo del quiete dinamico. So it can be really helpful to orient to the health that's there. E infine può essere molto utile orientarsi alla salute che esiste lì, che c'è lì, Orient to the intelligence with a capital I, as Sutherland would say. e orientarsi all'intelligenza con la I maiuscola, come diceva Sutherland, And to trust the tide. e avere fiducia nella marea. So little one can show up in the practitioner and or in the client in session work. Durante le sessioni il piccolino può fare capolino nel cliente o anche nell'operatore. So how does the little one show up in the practitioner, first of all, in session work? Vediamo com'è che il piccolino fa la sua comparsa nell'operatore, prima di tutto. So that will come up in our own countertransference toward the client. Può accadere che venga fuori il piccolino quando siamo in controtransfert con il cliente. So we might unconsciously be perceiving the client as someone from our past. E questo succede se per esempio noi sentiamo o percepiamo il cliente in maniera inconscia come qualcuno che viene dal passato, che appartiene al nostro passato. And if we're identified with the little one in us, E se siamo identificati con il piccolino dentro di noi, we might feel insecure or incompetent, ci potremmo sentire insicuri, incompetenti, like we're not enough, che non siamo abbastanza, we're bad, cattivi, we need to do more, che abbiamo bisogno di fare di più, we need to be able to fix whatever their condition is. che dobbiamo essere in grado di aggiustare qualunque sia la loro condizione We need to be liked and accepted and appreciated. e che abbiamo bisogno di piacergli al cliente, di essere accettati, apprezzati dal cliente, Which, aren't really appropriate things to require of your client. che non sono per niente cose appropriate da richiedere al cliente. On the other hand, we might compensate for these insecure feelings E d'altro canto potremmo compensare queste sensazioni di insicurezza by acting overly confident or arrogant, comportandoci in maniera eccessivamente fiduciosa in noi stessi o addirittura arrogante, I can fix you, con l'atteggiamento di chi dice io ti posso aggiustare, which is not exactly a biodynamic attitude. e questa non è propriamente un'attitudine biodinamica. We're not trying to fix anything in biodynamics. In biodinamica non cerchiamo di aggiustare proprio nulla. There can also be sensations for the person who's identifying with the little one. Per la persona che è identificata con il piccolino possono esserci anche delle sensazioni. Maybe feeling shaky or trembling. Una persona può sentirsi scossa, tremante, A shallow breath. avere il respiro corto. We might be dissociative or in a freeze or overwhelmed state. Potrebbe essere in uno stato dissociativo, come appunto quando uno è in congelamento perché si è sentito sopraffatto. Or there may be some sympathetic activation. Oppure si trova in un'attivazione simpatica, Fight, flight. che è appunto il lotta o fuggi, I need to get out of here, or I need to do something. che dice appunto devo andarmene da qui, oppure devo fare qualcosa. I don't know if any of you ever relate to that. Vi relazionate a questo? Vi è mai successo? So
The little one can also present in the client, which happens frequently. E più frequentemente accade che il piccolino si manifesta nel cliente. So that could present as a sympathetic activation. Si può presentare come una attivazione simpatica. By the way, little one isn't the only reason somebody might present these things. In realtà non è quando una persona si presenta con un'attivazione simpatica o con le cose successive che dirà, non è sempre il piccolino che si presenta. So somebody with a trauma in their background Potrebbe might essere present some of qualcuno con un trauma nel loro passato. Yeah, they might present some of these. Questi potrebbero presentare alcune di queste caratteristiche. But when someone has developmental trauma, so trauma from when they're very young, Quando qualcuno ha un trauma da quando era molto giovane, including prenatal and perinatal, inclusi prenatale e perinatale, these kinds of activations are very common. questo genere di attivazioni sono molto comuni. So they might be really sped up, feel like running out of the room. Quindi potrebbero accelerare, sentirsi come che hanno voglia di fuggire dalla stanza. You know, those clients who just can't stop talking and they have to tell you everything. Oppure forse avete presente quei clienti che non riescono a smettere di parlare, vi devono raccontare tutto, proprio tutto. Or they could be angry, defensive, resistive. Potrebbero essere arrabbiati, sulle difensive, in resistenza. Very common with little one states is dissociation, or freeze. Molto comune con gli stati, diciamo, del piccolino, identificabili con il piccolino, sono la dissociazione e il congelamento. So they might present as spacey, dreamy, numb. Quindi potrebbero essere, apparirci come con la testa fra le nuvole, distratti, insensibili. And they might be very intellectual, like they keep talking about things, but they're not in their body. Oppure potrebbero sembrarci molto intellettuali, cioè parlano delle cose ma a livello intellettuale perché non sono nel corpo. I know what that's like. I spent the first 20 years of my life that way. Conosco molto bene questa condizione perché ho passato i primi 20 anni della mia vita in quel modo. And they also might be depressed, feeling Potrebbero essere hopeless, overwhelmed. depressi, sentirsi disperati, sopraffatti. And they often come across as dependent. A volte ci capitano queste persone che sono molto dipendenti. So they need the practitioner to be the authority to make decisions for them. Perciò loro hanno bisogno che l'operatore incarni una autorità che prenda le decisioni per loro. So you are negotiating contact with them. Con loro io negozio il contatto And you ask them how the contact is, you know, if it's firm enough or they'd like it lighter. e quando chiedo com'è il contatto, è abbastanza sicuro oppure lo vuoi più leggero? And they say something like, oh no, you know what's best. You do it the way you want. Queste persone mi rispondono, no, sei tu quella che sa come deve essere, fallo tu, decidi tu. Yeah. Have you ever had people like that? Avete avuto mai persone così? Yeah. It's frustrating. È frustrante. But they really need help to come into themselves. Sono quelli che hanno bisogno di aiuto per tornare a se stessi. And what's also common is transference. Quello che è anche comune è il transfert. So the
client is usually unconsciously È qualcosa di cui il cliente di solito è inconscio, non è consapevole, perceiving the practitioner as if they were a doctor, a teacher, parent, abuser from the past. percepiscono l'operatore come se fosse un dottore, un insegnante, un genitore o qualcuno che li aveva abusati in passato. So where they were powerless in the past, they bring that into this relationship. Se sono stati impotenti, se sono stati privati del loro potere nel passato, portano questa condizione nella relazione con noi. Yeah. So how can we support clients who are in little one states? Come possiamo essere di aiuto e supportare clienti che sono in stati, in situazioni da piccolino? So again, really helpful to orient to resource support. Quindi di nuovo menziono l'importanza di orientarsi alle risorse e al supporto. So I begin sessions generally by checking, helping the client to find a sense of resource. In genere inizio la sessione aiutando il cliente a trovare un senso delle risorse. And together we find some word or something that can remind the person of resource. E cercare appunto di trovare un qualcosa, un ricordo o delle parole che li orientino alle risorse. And by the way, I find that thinking of something you feel grateful for or appreciate is a very quick way to orient to resource. Un modo molto rapido per orientarsi alle risorse è quello di invitarli a pensare a qualcosa per cui possono essere grati e apprezzare. It can be really helpful to orient to present time safety. Excuse me. Molto utile orientarli al tempo presente e alla sensazione di sicurezza in questo momento. So like we did when we came out of the meditation, look around the room. Perciò come quando siamo usciti dalla meditazione, guardarsi intorno nella stanza. So it might be helpful to have them actually turn their head and look around the room, orient. È interessante chieder loro di girare la testa, guardarsi intorno. And what do you see in the room? What colors do you see? E chiedere cosa vedi nella stanza. Ci sono dei colori che vedi nella stanza? So they're coming into present time. Così che possono arrivare qui, al presente. Helpful to be aware that when someone's in a little one state, they come into little one pacing. È importante essere consapevoli che quando i clienti vengono e sono in uno stato nello stato da piccolino, bisogna andare al passo del piccolino. So little ones process things much more slowly than we do. E i piccolini processano le cose in modo molto più lento di quello che facciamo noi. And they become very easily overwhelmed. E si lasciano sopraffare facilmente, vengono sopraffatti facilmente. And remember, they can't self-regulate. They can't slow themselves down. Ricordate che non possono autoregolarsi, non possono rallentare loro. So it can be really helpful for us as practitioners to slow down. E quindi è molto importante per noi operatori saper rallentare, Speak slowly. parlare piano Keep things simple. e tenere le cose semplici, fare le cose semplici, Instead of going into long, complicated explanations of things. piuttosto che andare in lunghe e complicate spiegazioni, farla semplice. Turning on the social engagement nervous system is really important.
È molto importante attivare il sistema di coinvolgimento sociale o sistema nervoso sociale. I imagine you're familiar with the work of Stephen Porges. Lo dico pensando che siate a conoscenza del lavoro del professor Porges. The social engagement system includes the ventral vagus nerve. Il sistema di coinvolgimento sociale include il complesso vagale ventrale. And it's in the ventral vagus nerve is in close relationship with cranial nerves going to the face, involved in communication. E il vago ventrale è in stretta comunicazione con i nervi facciali che sono quelli che governano la comunicazione del volto. And the social engagement system is also closely connected with parts of the brain that have to do with being in present time. E questo sistema nervoso, il sistema nervoso sociale o di coinvolgimento sociale, è anche collegato con la parte della corteccia cerebrale che ci rende capaci di essere nel presente. So when the social engagement system is online, quindi quando il sistema di coinvolgimento sociale è attivo, we can accurately assess safety in present time. Possiamo con accuratezza determinare il senso di sicurezza nel presente. If we are stuck in protective fight, flight, or freeze nervous systems, se invece siamo negli altri due sistemi nervosi che sono il lotta o fuggi oppure il congelamento, we are only going to orient to threat. Noi ci orienteremo alla minaccia. It becomes very difficult to assess safety accurately. Allora diventa molto difficile di riconoscere la sicurezza. So we can support social engagement by encouraging eye contact. Il modo in cui possiamo sostenere il sistema nervoso sociale è attraverso il contatto degli occhi. We can use a reassuring tone of voice. Usare un tono di voce rassicurante. And stay in communication. Talking is really important here. E mantenere la comunicazione attraverso il parlare. Qui parlare è importante. And we can also help them to differentiate. E di nuovo possiamo aiutare il cliente a differenziare. So the same as I suggested doing with ourselves. La stessa cosa che ho suggerito di fare con se stessi. Just acknowledging that's how it felt back then. Riconoscere. Così è come io mi sono sentito allora. And what is your current age? E qual è invece l'età attuale? And usually coming into awareness of one's current age takes someone out of a little one state. They're not lost in it anymore. E così appunto quando un cliente viene messo in contatto con l'età che ha in quel momento, non è più perso nel passato. So, how can we support the facilitator who's in a little one state? Come possiamo aiutare il facilitatore che si trova in uno stato del piccolino? So how do we support ourselves? Sorry, I didn't get you. So how do we support ourselves as facilitators? Quindi come supportiamo noi stessi in quanto facilitatori? So first of all, helpful to acknowledge Prima that, di tutto è importante riconoscere that we may be resonating with the client and their little one.
che potremmo essere in risonanza con il cliente e con il piccolino del cliente. And the same, as usual, orient to resource and support. E di solito facciamo questo, ci orientiamo alle risorse e al sostegno. Remember our current age and practice differentiating. Praticare la differenziazione ricordandoci la nostra età attuale. And just as we did in the meditation today, and maybe you're still doing, E come abbiamo fatto nella meditazione prima e magari ancora lo state facendo, we can hold and reassure our inner little one. possiamo tenere in braccio e rassicurare il nostro piccolino. We can give them a safe place to be. Possiamo dargli uno spazio sicuro dove stare. So I've actually created a special room in my heart. Ho creato uno spazio speciale nel mio cuore And I invite my little one to go and play there or sleep there, whatever she wants to do. e io invito la mia piccolina ad andare lì e giocare lì o addormentarsi lì, qualunque cosa lei voglia fare. And it can be helpful to let the little one know they don't have to be the therapist. E è utile anche ricordare al piccolino che non deve essere lui o lei il terapista, l'operatore, In fact, it's not appropriate for them to be the therapist. perché non è per niente adatto, che non è per niente appropriato che il piccolino sia il terapista. You know, they're too little. Sono troppo piccoli. So watch the session if they want to. Sorry, I didn't get you. They can watch the session if they want to. Se vogliono possono guardarti mentre fai la sessione, They don't have to even watch it. ma non devono neppure guardare se non vogliono. You know, they can go have a nap or go play, whatever they want to do. Possono giocare o fare qualsiasi cosa che gli piaccia fare. Because I'm here as an adult, I'm the therapist, I can do this. Perché io sono un'adulta e sono io la terapista e posso fare io il lavoro. You know, I do find my little one can have great insights and perceptions. Ho trovato che i miei piccolini possono anche, che la mia piccolina può avere anche delle intuizioni e delle percezioni. So if she offers those, I welcome them. Per cui se lei me le offre, io le accolgo volentieri. Yeah. But it's not her responsibility to do anything about the session. Ma lei non ha la responsabilità di fare niente per la sessione. And I didn't put this down here, but it's very important. E non l'ho scritto qui, ma è importante That, you know, if something comes up for your little one during session work, se qualcosa avviene a galla durante il lavoro di sessione per il tuo piccolino, it can be really helpful to let them know that you'll deal with it later. potrebbe essere di aiuto fargli sapere che te ne occuperai più tardi. So maybe you have your own therapy scheduled. Magari hai la tua terapia in programma, in agenda, Or you have a good supervisor. oppure hai un bravo supervisore. So if something comes up, you can take it to someone who supports you. Perciò se salta fuori qualcosa, tu lo puoi portare da lui o da lei, dal tuo supervisore o dal tuo terapista a prendersene cura. So we can rest within fields, within fields, within fields of support. E quindi possiamo restare, riposare all'interno dei campi, dentro campi di sostegno. And this is actually a drawing that I did when I was teaching a class about what little ones need. Questo è un disegno che ho fatto quando insegnavo un corso riguardo a ciò di cui ha bisogno il piccolino. And Ray Castellino talks about how little ones need layers of support. Re Castellino che parla di
quanto il piccolino ha bisogno di strati di supporto. So you have the little one in the center here, Qui al centro avete il piccolino being held by the mother, che è in braccio alla mamma, who's being held by her partner, che è sostenuta dal suo compagno, and they are being held by all their friends and family, community, e loro sono sostenuti dalla famiglia, dagli amici, dalla comunità. and they say it takes a village to raise a child. C'è un detto che dice: per crescere un bambino ci vuole un villaggio. Little ones need for their mothers to have that much support, fields within fields of support. Il piccolino ha bisogno che la madre abbia strati di supporto, campi di supporto. And we need that as practitioners. E anche noi ne abbiamo bisogno come operatori. And our clients need those layers of support also. E anche i nostri clienti hanno bisogno di questi strati di supporto. So we can think of these layers of support E quindi possiamo pensare a questi strati di supporto. going from the broadest first, we have the breath of life. Che vanno dal più ampio al primo posto, ossia il respiro della vita. So we're held by the potency, by the inherent treatment plan, by dynamic stillness. Siamo tenuti dalla potenza, dal piano di trattamento intrinseco, dalla quiete dinamica. So we also have relational layers of support. E poi abbiamo strati di supporto relazionali. So that could be supervision, Che therapy, possono essere supervisione, terapia, and our personal supports like friends, partner, family. supporti personali come amici, famiglia, il partner. And all of those support our social engagement nervous system. Tutte queste cose supportano il nostro sistema nervoso sociale. And we have the support of the health that is always present. Abbiamo il supporto della salute che è sempre presente. So of course it's important to take care of ourselves and our bodies. Certamente è importante prenderci cura di noi stessi, curare i nostri corpi. But we can also orient to that ever-present health. Possiamo orientarci alla salute che è sempre presente And asking, well, what's okay? e chiederci che cosa ci va bene, che cosa funziona per noi. And that will start to take us to resource, E questo ci porta alle risorse, which again can include orienting to gratitude, appreciation, and che safety. come ho detto prima possono includere la gratitudine, l'apprezzamento e l'essere al sicuro. So we can rest in presence in the present. E quindi possiamo riposare in presenza nel presente. Notice what happens in your body as you consider that. Notando che cosa accade nel tuo corpo quando consideri questo. And I'm just taking a breath with all that. Ora ci prendiamo tutti un respiro profondo. And I'll close this. Adesso chiudo la presentazione. And I'm thinking we could probably take just a few minutes for questions. We started a bit late. Does that work, Paolo? Yes, Va I bene, think Paolo. we should be closing within 5 minutes. I mean, it's 5:30 now, so some people may want to go, but just 5 minutes to hear how everybody's doing. Possiamo prenderci 5 minuti per sapere come stanno le persone. Giusto sentire due parole. Ecco, com'è andata? È stato interessante vedere questo? Vedo Alessandro. Alessandro is giving thumbs up. I see a few thumbs up. Anche Anna Maria su, ok.
Benissimo, Carlo. C'era una domanda che mi è stata fatta nella chat su se c'era qualche indicazione che potevi dare su trattare una donna incinta. Una operatrice vuole trattare una donna di 7 mesi e una di 9 mesi e voleva sapere se avevi qualche indicazione particolare di cose magari da non fare Can quando you una give persona è us incinta. some insight or suggestions about treating a pregnant woman? There's a practitioner who is asking this because she or he has a client who is pregnant. One is 7 months and the other one is 9 months. Well, that could be a whole talk in itself, a whole course. Questo sarebbe un corso per intero già da sé. Especially he wants to know or she wants to know there's something that has to be avoided. Well, just in line with what I've been talking about, I think probably the most important thing In is linea con quello che abbiamo detto, la cosa più importante is to support the woman in experiencing support. è supportare la donna affinché possa fare esperienza di essere supportata, di avere supporto. So perhaps to help her recognize where she has support in her life. Per esempio, riconoscere da dove lei già riceve sostegno e supporto nella sua vita, Or to help her find some if she doesn't have much. o aiutarla ad averne se non ne ha molto, And to help her to really orient to resource as a way to support her baby also. è una capacità di orientarla alle risorse anche come un modo per supportare il piccolino, il bambino. So I would definitely avoid adding to her stress. Quello che eviterei di sicuro sarebbe aumentare il suo stress. So, things that we do anyways, but, you don't want to be talking to her about all the terrible things that might happen. Sono cose che comunque facciamo già di norma, ma semmai sottolineerei che è importante evitare di parlare di tutte le cose terribili che potrebbero succederle. I would want to encourage her to really check in with herself, what feels right to her in terms of, say, her birth plan. La vorrei incoraggiare a sentire che cosa lei sente veramente rispetto al suo programma di parto. Or if she's worried about her baby, what feels right to her. Oppure se è preoccupata per il bambino, incoraggiarla a sentire che cosa sente che è giusto per lei. Does she need to get something checked because she's so worried about it? Lei ha bisogno di sentire qualcosa per cui è preoccupata. Yeah, so, as much as possible, empowering her. E quindi il più possibile farla sentire nel suo potere. Yeah. In terms of more specifically, after, as she gets bigger, after 5 or 6 months usually, positioning is important. È molto importante dopo il quinto o sesto mese, quando la pancia diventa più grande, aiutarla con una posizione comoda. So it's not good for her to be lying on her back. Ad esempio, non è utile per lei, non le fa bene stare sdraiata sulla schiena. Where her heavy womb can cut off circulation to the baby and to her legs and her womb. Perché il peso dell'utero può ridurre la circolazione sanguigna alle gambe di lei e anche al bambino. So working with her lying on her side is usually helpful. Quindi è utile in genere lavorare con la donna sdraiata sul fianco. Or having
a good support behind her back so that she's, you know, at an angle, whether that's a 45-degree angle, something like that. Oppure metterle un supporto ben consistente dietro la schiena in modo che lei possa tenere una posizione seduta a 45 gradi. And I'll just say one final thing that I Un'altra cosa sola finale. really encourage including a sense of the baby in the session work. Incoraggio moltissimo ad includere la sensazione, ad includere nella sessione la sensazione che c'è il bambino. So that can support bonding. Questo sostiene l'attaccamento. And also just kind of getting permission from the mother and from the baby, acknowledging that the baby is also there. Riconoscere che il bambino anche c'è e quindi chiedere il permesso non solo alla madre ma anche al piccolino. So that's a very quick prenatal biodynamic course. Questa è una specie di velocissima lezione di biodinamica prenatale. Yeah, so I hope that answers the question. Spero che questo abbia risposto alla domanda. Sì, è un temone grandissimo, it's a really big thing, richiederebbe molto più tempo per essere sviscerato. It would really require more time to be unfolded. Yeah, definitely. So thank you so much, Cherionna, for your time and you know, for putting this slide and this class together. It's been really, really interesting. Thank you. E ringrazio Cherionna per il suo tempo e per aver messo insieme queste slide e questa lezione che sono state veramente utilissime e molto, molto interessanti. Anch'io ringrazio Cherionna e ringrazio tutti voi. Vi ricordo che abbiamo ancora un appuntamento sabato prossimo con Kari Benenson-Tossig, che è una osteopata biodinamica che lavora per la nostra scuola a Firenze, per la Na.Me, con un webinar sulla priorità del sistema linfatico nella visione biodinamica. Ok, allora, Cherionna, sit back, you know, get receptive, ok? Ground yourself, open your heart. Sta dicendo Cherionna di stare in una posizione ricettiva. Esatto, di aprire il cuore e facciamogli sentire un'ondata d'amore, ragazzi. La ringraziamo tutti a rete unificata. Grazie Cherionna. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you so much.